Salve a tutti terrestri, bentornati a Incredibile, il canale che ti fa dire wow. Spero che gli occhiali mettano un po' a posto la faccia da malattia generale che ho. Mi sto riprendendo, grazie per gli auguri di ripresa, mi sto riprendendo alla grande. Adesso basta che non parlo più di 5 minuti di fila, quindi farò dei tagli in questo video, mi sa. Cosa siamo qua a fare oggi? Oggi, vabbè, l'avete visto già dalla thumbnail e dal titolo e cose varie. Oggi siamo qua a parlare di Chris Bledsoe. Chris Bledsoe, che vedete qua. Chris Bledsoe, adesso vi dico di chi è, però facciamo prima una intro come si deve. Allora, come avete visto, di solito faccio due tipi di formati, ok? Andiamo subito, non vi preoccupate. Due tipi di formati, no? Uno dove rido e scherzo, che sono le compilation e le reaction, o comunque formato reaction anche le compilation, e l'altro dove sono un po' più serio, dove solitamente è incontri ravvicinati. Questo perché succede? Perché me l'hanno chiesto, è per questo che ve lo sto dicendo. Perché succede questa cosa qua? Non è che sono bipolare, no, sì, non lo so, però non è per quello. Il fatto è che quando faccio le reaction, quando vediamo dei video che prendo su internet si scazzano le parole, quando prendo dei video su internet li prendo un po' anche, no, alla leggera, perché non sai mai cosa ti arriva, no? Da TikTok, da Instagram, da Reddit, da Telegram, da YouTube, no? Da tutte quelle robe lì. Ci sono tante cose e non sai mai cosa ti capita, quindi quello per me è intrattenimento puro, no? Poi quando si passa alla ricerca, che è tipo la playlist Incontri ravvicinati, per intenderci, dove spiego, no, sempre molto serio, se è più serio, lì le cose si fanno serie, perché la gente ha avuto degli incontri, alcune persone si sono fatti male, c'è gente che anche non c'è più, no? Per non dire la parola che ho paura che YouTube mi butta giù il video. Quindi lì merita un po' più di approfondimento, un po' più di serietà, e quindi è per questo che ho diviso le due cose. Oggi siamo una via di mezzo. Perché? Oggi siamo una via di mezzo perché parliamo di un avvistamento che ha fatto Chris Bledsoe. Ok? Allora, prima di andare, adesso vi dico chi è Chris Bledsoe, il suo background e tutto, ma prima lasciate mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, condividete, lasciatemi hype, questo è quello che aiuta di più il canale. Se volete aiutarmi anche in altri modi, se volete aiutare anche il canale in altri modi, sono attivi gli abbonamenti, avrete i privilegi degli abbonati e la mia gratitudine, come sempre. Detto questo, andiamo a vedere cosa ha detto questo Chris Bledsoe, ma prima di tutto chi è e quant'altro, ma prima ancora sigla. Incredibile! Allora andiamo a vedere prima di tutto chi è Christopher Bledsoe. No, Christopher Bledsoe è un contattista statunitense noto per le sue esperienze con UFO e entità misteriose a partire dal 2007. Oltre al ruolo di testimone in avvistamenti di orbs luminosi e incontri con una figura femminile da lui chiamata The Lady, allora raga, questa è una storia abbastanza con tanti risvolti. Se volete che approfondisca la storia di Bledsoe, The Lady, tutte le sue esperienze e quant'altro, me lo dite adesso in un commento, mi dite sì, approfondisci Bledsoe, per favore, o se altrimenti venite su Telegram e me li chiedete lì gli argomenti, ok? Il link in Telegram è in descrizione come sempre e venite là, se non funziona me lo dite, ve lo do. Comunque è una storia lunga, quindi farò un brief, veramente una cosa breve. Oltre al ruolo di testimone in avvistamenti di orbs luminosi e incontri con una figura femminile da lui chiamata The Lady, ha un background come imprenditore edile di successo nella Carolina del Nord.
Prima degli eventi UFO era un uomo di famiglia con una forte fede cristiana che ha affrontato gravi difficoltà finanziarie e di salute, culminate in un risveglio spirituale. Adesso vi dico dove e come. Sono andato di qua. Allora, la sua vita cambia in questo Cape Fear, nel fiume Cape Fear. Allora, l'incontro di Christopher Bledsoe sul fiume Cape Fear nel 2007 è uno dei casi UFO più documentati. Per questo vi ho detto, se volete approfondiamo senza problemi. Ho un sacco di approfondimenti da fare, non li sto facendo perché non ce la faccio a parlare senza tossire, ma lo sentite anche. Però se volete approfondisco, lo metto in lista e me lo dite, io approfondisco. Ecco, è uno dei casi UFO più documentati, avvenuto l'8 gennaio vicino a Fayetteville, 2007, North Carolina. Bledsoe, stressato da problemi di salute, era un momento brutto, c'era la Crohn e fallimento aziendale, era lì a pescare con suo figlio Chris Jr., allora adolescente, e 3 subcontractor, cioè dei collaboratori, finanziatori, comunque, vabbè, abbiamo capito. Quando avvistarono sfere arancioni e rossastre che compivano manovre impossibili nel cielo. Bledsoe si allontanò nel bosco per pregare, incontrò un essere umanoide alto circa 1 metro con occhi rossi luminosi. Questo mi ricorda un altro caso che voglio affrontare, ovvero Virginia. La descrizione è molto corta, però descritto dal figlio. Subì 4 ore di tempo mancante e fu guarito miracolosamente dal Crohn, capito? Confermato dai medici. Ecco perché vorrei anche approfondire un attimo anche questo. Testimoni principali includono Chris, il suo figlio, che vide l'essere terrificante, e i 3 subcontractor anonimi che confermarono gli orbs luminosi silenziosi e le luci intense, fornendo prospettive multiple. Le loro testimonianze raccolte dal MUFON e sotto ipnosi, esempio sessione del 2008, c'è un sacco di roba raga, corroborano l'avvistamento collettivo senza discrepanze significative. Coinvolgimento dell'ATIP, l'Advanced Aerospace Threat Identification Program, del Pentagono, investigò il caso come uno dei primi, con Lou Elizondo, che lo confermò pubblicamente. Scienziati NASA come Al Poverman e Tim Taylor, questo nome raga è tipo una leggenda, okay. Date un occhio in giro, anche qua c'è un sacco da approfondire. Oltre a CIA e militari, studiarono Bledsoe per anni, fotografando orbs evocati da lui. Lui fa anche dei raduni per evocare gli orbs, e quindi migliaia di persone vedono queste cose, ma senza documenti ufficiali declassificati specifici sul Cape Fear. Non vuol dire che non ce n'è, vuol dire che non ci sono dei documenti declassificati, ok? Ma dopo questa intro dove vi spiego chi è Bledsoe, proprio un'infarinatura generalissima, se volete, ripeto, approfondiamo. Ma adesso andiamo a vedere cosa ha detto in questi giorni Bledsoe. Perché io sono qua? Ne avrà dette di cose negli anni, dal 2007 ne avrà dette. Perché oggi io sono qua, ho detto facciamo questo video? Perché è successa questa cosa qua. Allora adesso mi sono messo qua un po' in mezzo, perché comunque il video non lo vediamo da Instagram perché non si può allargare, mi dà un fastidio che non ne avete idea. Però ha detto una cosa, no? 3 giorni fa Bledsoe ha detto: abbiamo oltre 20 GB di dati di questa sfera verde, che poi la vedete più o meno lì, che poi vediamo la particolarità di questa sfera verde, perché non è una sfera verde, perché uno dice vabbè, ha visto una sfera verde, ok, la vedono in tanti ultimamente, di questa sfera, acquisiti in alta definizione con risoluzione Apple Pro durante il World Forum, ok, che è una di quelle robe che organizza lui.
è apparsa 3 notti su 4 e in momenti diversi. È rimasta non lontana dalla costa per un po', poi si è avvicinata alla nostra posizione per unirsi a una sfera gialla brillante. Rimanete qua che prima guardiamo il video con la sfera gialla brillante. Tanto nella thumbnail avete già visto cosa succede. Brillante, che si avvicinava in una direzione diversa. A un certo punto possiamo vedere dei numeri apparire in solo 4 fotogrammi. Ebbene sì, avete capito bene. Da una sfera vediamo apparire dei numeri che potrebbero essere anche delle lettere, dipende come si gira sta cacchio di sfera, no? E vedremo tutto. Proiettati da questa sfera, proiettati, in realtà c'era scritti sopra, ok, e questo ormai avete capito di cosa si tratta. Sembra che possa essere una data di metà marzo, no, non lo so, ok, però Bledsoe sicuramente se ne intende più che me. Il video è stato rallentato per mostrare più dettagli e il buco nero attorno ad esso. Va bene, ok. Ma andiamo prima a vedere queste due sfere, quella gialla e quella verde insieme, e poi andiamo a vedere cosa è successo con questa sfera verde. Questo video è preso dall'account X di Chris Bledsoe. Piano piano mi stavo scendendo sotto tutto. Hold on. Yeah, I see 2 right there. There's 2. Yeah. There are 2. Why? There's like a yellow. There's 2. This is What happened? Something's happening There's to 2. it. That's because we're talking about leaving. there. Hold on. Yeah, I see 2 right there. There's 2. Sembrano abbastanza a livello del mare, no? Però non ha detto che erano sulla Luna. Quindi voglio dire. Ok, andiamo a vedere adesso cosa è successo. Cos'è sta sfera verde? Qual è la particolarità di questa sfera verde? La particolarità è questa qua. Allora, questo è un video di 3 minuti e 24, come vedete. Non so se ve lo faccio vedere tutto, sinceramente, perché ci interessa la parte finale praticamente. Però volevo fare un po' di contesto. Questa qua è la figlia di Bledsoe, che analizza un po' quello che hanno visto, e questo è un orb, ok? Andiamo a vedere. Questa è una sfera registrata da mio padre, Chris Bledsoe, al Forum dello Stato del Mondo a dicembre. Eravamo a Wrightsville Beach, NC, e io ero accanto a lui a riprendere con la mia telecamera psionica. La qualità non era così elevata come quella di questa fantastica fotocamera Lumix, le cui specifiche non conosco, ma dai un'occhiata. Qui abbiamo Peter Osborne, forse lo conosci dal suo canale su YouTube. A volte edita i nostri video per permetterci di osservare vari spettri e fenomeni legati alle sfere. Ma guarda all'interno di come si muove questo, ti sforzo di farlo. Spirituale e cosciente. E questi esseri lavorano per Dio. Sai, sono esseri angelici, li chiamiamo angeli, li chiamiamo quello che vuoi, ma Dio è reale. In fondo Dio è reale, c'è un mondo spirituale intorno a noi che siamo soppressi perché la divina femminile è stata soppressa, i nostri doni spirituali sono stati soppressi. E mentre sta ritornando stiamo tutti aprendo sempre di più gli occhi, più le persone si svegliano, più le persone sono in grado di vederle. Questa è probabilmente la mia vista preferita di questa sfera perché in realtà c'è. Allora, qua lei dice più la gente si risveglia e più ha la capacità di vederli. Non lo so. Non so se è quello. Non so se è quello il punto centrale, il risveglio, no? Io ho visto qualcosa anche il 1° gennaio alle 4 del mattino. Tornavo dai festeggiamenti. Ero su. Io penso sia più. Penso siano più legati a un fattore emotivo. Non so perché i fattori emotivi ce l'hai tutta la vita. Non so perché adesso e prima no. Magari c'ha ragione lei alla fine. Andiamo avanti, andiamo a vedere cos'è questa sfera verde. Tra pochissimo ne vedrai sicuramente un bel po'. Proprio lì. L'hai visto? La vista preferita? In questa sfera potresti vedere qualcosa di familiare. Guarda con attenzione e fra poco lo noterai proprio lì.
L'hai visto? Te lo farà vedere di nuovo. Quindi questo è l'originale che arriva tra un attimo e poi vedrai di nuovo tutto questo. Proprio qui è l'originale. Guardare mentre spostiamo il fotogramma non modificato. Questa è la versione autentica, senza aggiunte, contiene numeri e lettere al suo interno ed è stata perfezionata per far sì che si comprenda meglio. Ma ragazzi, quale potrebbe essere il significato di tutto ciò? Perché ci appaiono sfere con numeri e lettere? Forse qualcosa di significativo sta per accadere? Continuate a cercare, ragazzi. Io inizialmente mi ero fatto il film che fosse, posso anche toglierlo, tanto di video non ce ne sono più, inizialmente mi ero fatto il film, ho detto, visto che quella là mi sembrava una E, magari capovolgila e veniva sta roba qua, no? E all'inizio ho detto, mica c'è scritto Oreo, no? Perché è la cosa che mi ricordava di più, in realtà non si capisce, in realtà questa è una E, questa potrebbe essere una O ma anche una C, questo potrebbe essere un apostrofo come un 2 o una Z o zeo, no? Allora chi lo sa. Nel senso, boh. Vediamo l'altra, e questa qua è l'originale, no? L'originale potrebbe essere 03 L O oppure O3 I L 0, no? Cosa ci vedete voi? Io non lo so, ditemelo in un commento, lasciate mi piace intanto che siete lì, intanto che commentate. E niente, volevo farvi vedere sta cosa qua oggi perché secondo me è molto interessante, molto interessante. E io appena l'ho visto ho detto cacchio, ma quindi stanno interagendo con noi, perché poi dice anche una cosa interessante, no? Chris Bledsoe dice che questa è, vabbè, ok, questo l'abbiamo visto, questo è uno scatto tratto da un video di 13 GB preso in 4K a Wrightsville Beach al World Forum Skywatch nel 15 dicembre. Maledetti che mettete prima il mese poi il giorno, giorno, mese, anno, ma minchia mica mese, giorno, anno, ma che dissenso c'ha? A parte questo, questa informazione appare in 4 frames, ok? Loro ci stanno comunicando in maniere diverse dal telepatico e andrò a dimostrarlo e ve lo farò vedere quest'anno, ok? C'era un post che diceva ve lo farò vedere quest'anno, ok? Vabbè, vedremo cosa ci farà vedere, vedremo come va a finire questa storia. Intanto ditemi cosa ne pensate voi. Ok terrestri, abbiamo finito per oggi, abbiamo visto Chris Bledsoe cosa ci ha portato. Cosa ne pensate? Allora, a proposito di cosa ne pensate, io volevo dirvi una cosa che vi voglio dire da tempo, l'ho notata da tantissimo tempo, ma ve la voglio dire da un po' di tempo. Ho notato che sotto ai post, scusate intanto ho bevuto un attimo perché mi è venuto un attacco di tosse, di poco muoio, sotto ai post ho notato che si tende ad esprimere la propria opinione attraverso l'odio, attraverso l'insulto. Fortunatamente più nei paesi anglosassoni, ma anche in Italia non c'è differenza, perché comunque è l'effetto di una società estremamente polarizzata. Questo ne sono sicuro. In America sono di più, ce n'è di coglioni, ce n'è di più. Scusate il termine, che cavolo. Quello che dico io sono, quando spengo le telecamere sono una persona molto diretta, ok? E
molto determinata anche, no? Mi alleno nella determinazione molto volentieri, anche per i miei traguardi sia sportivi che di lavoro e cose varie. Però non mi piace l'insulto, non mi piace il bullizzare la gente, il deridere la gente, non mi piace esprimere una mia opinione attraverso l'insulto, non serve a niente se non al proprio ego, e basta. Volevo dirvi questa cosa qua, anche perché è una cosa, parlo con cognizione di causa. L'insulto non fa cambiare idea alla persona, cioè se voi per esempio non credete agli UFO e c'è uno che crede agli UFO, insultarlo non gli fa cambiare idea, fa solo bene, ma non è vero, ma fa solo bene momentaneamente, avete un rilascio di dopamina al vostro ego, solo quello fa. Quindi l'insulto è anche, come dire, un non sano egoismo, ok? Quindi ragazzi, abituiamoci a capire che se vogliamo dei risultati l'insulto non è la cosa giusta da fare. Io nel mio canale non lo permetto, banno tutti quelli che insultano, ovviamente, quelli che prendono in giro, perché qua nel canale io voglio che voi, la mia community, abbiano un posto sicuro dove stare, dove esprimere la propria opinione. Come vedete, io rispondo a tutti, non sempre sono in accordo con tutti, ma chi se ne frega, diciamo la nostra opinione. Alcuni alle volte non sono d'accordo con me, perfetto, benissimo, ma l'insulto, la presa in giro non servono a niente se non al proprio ego. Quindi dimostrazioni di ego nel mio canale no, perché poi la gente non commenta più perché non si sente al sicuro. Io voglio che in questo canale voi vi sentiate al sicuro, quindi sappiate che se avete intenzione di commentare male sarete bannati senza neanche una risposta. Quindi spero che l'argomento vi abbia interessato e voglio sapere cosa ne sapete, cosa ne pensate precisamente di questa cosa di Chris Bledsoe. E niente, dai, io adesso mi rimetto, poi farò anche un video lungo e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!